Nella scorsa puntata, Dante e Virgilio hanno continuato la loro discesa nell'8° cerchio, dove il male si contorce in 10 bolgie di sofferenza. Nella 6ª bolgia hanno assistito alla marcia infinita degli ipocriti, avvolti in pesanti mantelli di piombo, simbolo della loro doppiezza. Poi, nella 7ª bolgia, hanno visto i ladri trafiggere e fondersi con serpenti in metamorfosi strazianti, perdendo ogni sembianza umana. La 8ª bolgia bruciava di lingue di fuoco che avvolgevano i consiglieri fraudolenti, anime ingannatrici come Ulisse e Diomede, consumate dalla loro stessa astuzia. Nella 9ª bolgia l'orrore si è fatto carne. I seminatori di discordia, mutilati e squarciati senza tregua, portavano su di sé le ferite delle loro azioni. Infine, la 10ª bolgia, un abisso di malattia e corruzione, dove i falsari gridavano tra piaghe, febbri e deformazioni mostruose. Ogni respiro un tormento, ogni istante un'eternità di sofferenza. Ora, i 2 pellegrini sono giunti davanti al Pozzo dei Giganti, dove colossi incatenati custodiscono il passaggio verso l'ultimo cerchio dell'inferno. Preparatevi all'epilogo, dove il ghiaccio eterno e lo sguardo di Lucifero vi attenderanno. La discesa non è ancora finita. Il Pozzo dei Giganti. Un abisso che pare divorare la luce stessa si apre davanti a loro come una voragine senza fine. Alte mura ciclopiche lo cingono, nere come la notte, intaccate dal tempo e dal peso di un'antica colpa. Dalla nebbia densa, che serpeggia come un manto vivo, emergono ombre gigantesche, accennate e distorte, mentre un silenzio innaturale domina l'aria, spezzato solo da un lieve, inquietante sussurro. Maestro, credevo di vedere torri immense ergersi dal suolo, come se fossero a sorreggere il cielo stesso. Chi sono queste ombre così colossali, che sembrano al di sopra di ogni misura umana? Ed ecco, dalla foschia, una figura mastodontica si fa avanti. Rafael Maya Max Zabial. Rafael Maya Max Zabial. Quello è Nembrot, Dante, colui che nell'orgoglio osò sfidare il cielo, guidando la costruzione della torre che avrebbe dovuto toccare Dio. Per la sua colpa, le lingue degli uomini furono confuse e lui stesso fu condannato a un eterno tormento. Parlare una lingua incomprensibile a chiunque, prigioniero di parole vuote come il suo folle intento. Il corno che porta al collo non chiama eserciti, ma amplifica il silenzio della sua disfatta, un eco vuoto che ricorda per sempre la sua rovina. Bene ha fatto la natura a non permettere più la nascita di esseri così grandi. Altrimenti, associando forza e ragione, sarebbero stati un pericolo costante per gli uomini. È così, Dante, ma proseguiamo. Nembrot non è l'unico tra questi giganti. Continuando il cammino, Dante si imbatte in un altro gigante, Fialte, più grande e feroce di Nembrot. Condannato per aver osato sfidare Giove, Fialte è incatenato in modo tale da non poter muovere le braccia e la sua furia rimane intrappolata in un'immobilità dolorosa. Maestro, posso vedere il gigante Briareo o è anch'egli qui in catene? Briareo è troppo lontano per essere visto da qui, ma ci avvicineremo ad Anteo, che ci aiuterà a scendere nel fondo del pozzo infernale. I 2 poeti giungono infine al cospetto di Anteo, il gigante che, privo di catene, incombe con la sua altezza e la sua potenza. Virgilio si rivolge a lui con rispetto, chiedendogli di aiutarli a discendere nel 9° cerchio dell'inferno. O Anteo, per la tua grandezza e per la fama che ancora vivi, deponici sul fondo del cogito. Con te non chiediamo né catene né castigo, ma solo il passaggio.
concedo il vostro passaggio, o viandanti. Voi che affrontate il buio eterno, posate i piedi dove mai alcun vivo ha osato scendere. Con delicatezza sorprendente, Anteo solleva i poeti e si china, posandoli con cura nel fondo del pozzo infernale. Dante e Virgilio osservano le ombre ghiacciate del Cocito, il lago gelido che accoglie i traditori e i peccati più atroci. Si preparano a scoprire l'orrore più profondo dell'inferno. Dante e Virgilio avanzano, lasciando alle spalle il gigante Anteo, entrando nel cuore gelido del Cocito. L'aria è pesante e il ghiaccio, eterno e implacabile, ricopre ogni angolo. Sotto i loro piedi il ghiaccio scricchiola, ma rimane immobile e solido, come il tormento dei dannati che vi giacciono intrappolati. In lontananza le figure dei traditori emergono dalle acque ghiacciate, i loro corpi immersi fino al collo, le teste sollevate in un'espressione di angoscia eterna. Siamo nella Caina, il regno dei traditori di sangue. Ogni dannato è congelato nel gelo dell'indifferenza, in una sofferenza che non cessa mai. Tra di loro, Dante scorge due figure che si distinguono dalle altre. Chi sono questi due che giacciono così nel gelo dell'inferno? I loro volti sono familiari, eppure non li conosco. In quel momento, un dannato, muovendosi lentamente nel ghiaccio, risponde a Dante. Non sono forse Alessandro e Napoleone Alberti? Fratelli che si uccisero l'uno con l'altro per un tradimento di sangue? Perché allora sono qui, in questo gelido tormento? Perché i traditori di sangue sono destinati a questo luogo, dove il gelo è più freddo e il silenzio è la punizione peggiore. Qui il nostro tradimento non ha mai fine. Il nostro tormento è l'immobilità, l'incapacità di vivere, di riparare, di esprimere dolore. È il nostro destino per aver distrutto la nostra stirpe. Dante e Virgilio proseguono il loro cammino nelle profondità gelate verso l'Antenora. L'Antenora. Qui il ghiaccio non è più liscio e uniforme come nella Caina. Fenditure profonde e crepacci oscuri spezzano la superficie, creando un paesaggio frammentato, spettrale. La luce è scarsa, un bagliore freddo e pallido sembra emanare dal ghiaccio stesso, riflettendo volti congelati in espressioni di sofferenza eterna. I dannati sono i traditori della patria e del partito, condannati a una prigionia glaciale. Alcuni sono rinchiusi in nicchie naturali formate dal ghiaccio, come statue pietrificate in eterno tormento, mentre altri emergono appena dalla superficie, le teste inclinate e gli occhi pieni di disperazione. Non c'è redenzione, non c'è speranza. Il gelo eterno blocca ogni movimento, amplificando il tormento di un tradimento che li ha resi freddi e inumani. L'aria è silenziosa. Guarda, Dante, le anime che hanno tradito le loro genti. Chi non c'è pietà né memoria di patria, solo il gelo eterno a suggellare il loro tradimento. Dante avanza nel ghiaccio e, senza volerlo, calpesta il viso di un'anima dannata. Sei venuto a calpestarmi, straniero, per aggiungere pena alla mia condanna? Quello è Bocca. Bocca degli Abati, il traditore di Montaperti.
Traditore di Montaperti, ecco il tuo nome. La tua fama ti precede anche qui. Proseguendo, Dante si allontana da Bocca e nota, con orrore, un dannato che rode la testa di un altro con ferocia animale. Inorridito, il poeta si avvicina. O anima feroce, che divori il tuo compagno come un lupo assetato, dimmi, quale ingiustizia ti spinge a tanto accanimento? Vuoi conoscere il mio tormento, o viandante? Io sono Ugolino, e questo è il traditore Ruggeri. Lui mi condannò a una fame che non può mai saziarsi. Conte Ugolino della Gherardesca, un uomo potente, un tempo signore di Pisa, ora prigioniero dell'eterno tormento. Tradì la sua patria, stringendo un'alleanza oscura con il nemico, ma il suo tradimento fu pagato con moneta doppia. L'arcivescovo Ruggeri, il suo compagno d'inganni, lo tradì e lo fece imprigionare. Ugolino e i suoi figli furono rinchiusi nella Torre della Muda, il cui nome sarebbe diventato leggenda, la Torre della Fame. Giorno dopo giorno la luce diminuiva, la fame si faceva sentire e il silenzio della morte si avvicinava. I figli, deboli e pallidi, cercavano speranza negli occhi del padre, ma egli non poteva dare loro nulla. Nulla, se non il suo amore straziato. Padre, mangia me, disse. Tu che ci hai dato la vita, prendila indietro. Eppure, uno dopo l'altro, i suoi figli lo lasciarono, abbandonandolo in un silenzio che pesava più del gelo che li circondava. Ugolino rimase solo, perso in un abisso di fame e follia, una fame che divorava il corpo e l'anima. Sconvolto dal racconto di Ugolino, Dante esplode in un'invettiva contro Pisa. Ai Pisa, vituperio delle genti del bel paese, là dove il si suona. Poiché i vicini a te punir son lenti, muovasi la capraia e la gorgona, e faccian siepe ad Arno in su la foce, sicché li annieghi in te ogni persona. Andiamo, Dante, è ora di proseguire. Stiamo entrando nella Tolomea, dove il gelo non solo avvolge i corpi, ma spegne ogni speranza. Qui giacciono i traditori degli ospiti, imprigionati nel ghiaccio che li avvolge fino al volto. Osserva, ma sappi che il loro tormento è ben più profondo di ciò che vedono i tuoi occhi. Vedi quei visichini. I loro occhi vorrebbero piangere per alleviare la pena, ma il ghiaccio sigilla le lacrime prima ancora che scendano, e così restano accecati, privati persino del conforto del pianto. Questo è il giusto castigo per chi accolse sotto il proprio tetto e tradì. Il gelo qui riflette la freddezza del loro inganno, penetrando fino al cuore, eterno come la colpa che li ha condotti in questo abisso. O tu, vivo tra noi morti, scioglimi le ciglia, ti prego, permettimi di piangere, ma dimmi, lo farai?
Te lo prometto, a patto che tu mi riveli il tuo nome e la colpa che ti ha condotto qui. Va bene. Sono Alberigo, di Manfredi, colui che tradì un ospite durante un banchetto. Qui siamo puniti subito, e i nostri corpi sono posseduti dai demoni mentre viviamo ancora sulla terra. Alberigo prosegue il racconto, spiegando a Dante che altri dannati giacciono qui, nonostante i loro corpi siano ancora in vita sulla terra. Tra loro il genovese Brancadoria, dannato tra i traditori degli ospiti, pur con il corpo ancora vivo sulla terra. Dante, scosso da questa rivelazione, si volge a Virgilio mentre il suo sdegno cresce contro la crudeltà dei genovesi e i traditori in generale. Ai genovesi, uomini diversi, d'ogni costume e pien d'ogni magagna. Perché non siete voi del mondo spersi? Che col peggiore spirito di Romagna trovai di voi un tal, che per sua opera inanima in cocito già si va. La Giudecca, l'ultimo cerchio dell'inferno, un vasto piano ghiacciato, immerso in un silenzio rotto solo dal rumore delle ali di Lucifero che battono lentamente, creando un vento gelido e assordante. Che è questa immensità? E chi è quel mostro che vedo innanzi a noi? Ecco Lucifero, il traditore supremo. Qui termina il nostro cammino nell'inferno e qui si compie la dannazione di chi tradì il bene assoluto. Guarda bene, Dante, ma non farti sopraffare dalla paura. Devi affrontare questa visione. Ora il nostro compito è attraversarlo per uscire da questo regno di disperazione. Fidati di me. Virgilio si avvicina a Lucifero, che, bloccato nella sua eterna condanna, non può opporsi al loro passaggio. Ma come faremo ad uscire di qui, maestro? Virgilio sa che la colossale creatura, prigioniera della propria colpa, resterà immobile, consentendo loro di sfruttare il suo stesso corpo per proseguire il cammino. Maestro,
perché Lucifero appare così capovolto? Non comprendo ciò che vedo. Siamo ora nell'emisfero australe, al lato opposto dell'inferno. È qui che Lucifero cadde dal cielo e la terra si ritrasse, formando questa voragine, opposta alla montagna del Purgatorio. Attraverso questo passaggio potremmo finalmente uscire. Seguimi, Dante. Superata l'immane figura di Lucifero, Dante e Virgilio si inoltrano in un passaggio stretto e oscuro, la Natural Burella, un cammino scavato nella roccia viva, che pare scolpito dal tempo stesso. E quindi uscimmo a rivedere le stelle.